Ciao a tutti, oggi martedì 21 agosto 2018 è finalmente uscita la remastered dei primi due capitoli di Shenmue, originariamente usciti su Sega Dreamcast. Il secondo capitolo fu portato anche sulla prima console di Microsoft Xbox, ed oggi, a distanza di quasi 20 anni dall'uscita del primo capitolo, ricordo che il primo episodio della serie di Shenmue uscì nel lontano 1999 in Giappone, ideato da quel grande genio che fu Yu Suzuki, grande game designer che lavorò per Sega, progetti arcade, a molti titoli quali Autorun, Hang On, Space Harrier e molti altri che lo resero una leggenda nel business, nell'industria, nel settore videoludico, fino poi al culmine della sua creatività, col suo progetto più ambizioso che fu Shenmue, un progetto che sappiamo in realtà non andò molto bene, poiché di Dreamcast non è che ne vendettero molte. Fu l'ultima console prodotta da Sega. A seguito del progetto Dreamcast abbandonò il mercato console per dedicarsi solo allo sviluppo di progetti per terze parti. E così anche Shenmue, che avrebbe dovuto essere una saga, avrebbe dovuto contenere svariati capitoli, non vendette quanto sperato, quindi si fermarono. Rimase perciò un'utopia quella di poter vedere finalmente una conclusione di questa leggendaria serie che negli anni ha assunto poi un'aura di leggenda, vuoi perché vendettero, come detto, poche copie, perché è stata una serie che ha diviso molto il pubblico. Molti non l'hanno apprezzata, altri l'hanno persino adorata. Perciò a un certo punto si pensava che un terzo capitolo non sarebbe mai arrivato, così non è stato, poiché un paio d'anni fa lo stesso Yu Suzuki ha annunciato un progetto tramite una campagna di raccolta fondi Kickstarter, e annunciando che su PlayStation 4 sarebbe finalmente arrivato dopo tanti anni Shenmue 3, così da poter arrivare poi a vedere anche una conclusione a questa bella storia, la storia di Ryu Azuki, il protagonista di questa serie di Shenmue. E giusto oggi, in occasione dell'uscita della remastered per PlayStation 4, Xbox One e PC, non si sa se uscirà in futuro anche una versione per Nintendo Switch. In ogni caso, in occasione dell'uscita della remastered, hanno rilasciato un nuovo trailer di Shenmue 3, una data di uscita ufficiale per il 27 e 28 agosto, se ricordo bene, fine agosto del 2019, quindi tra un anno circa dovrebbe finalmente uscire anche Shenmue 3 in esclusiva per PlayStation 4. In ogni caso, due parole su questa serie. Fu una serie a suo tempo innovativa. È stata la serie di Shenmue, che ha introdotto il concetto di open world ben prima di GTA. La stessa serie Yakuza deve molto alla saga di Shenmue, e il termine coniato da Yu Suzuki per la serie era free, ed era una sorta di evoluzione delle vecchie avventure grafiche. Ci trovavamo nei panni di questo giovane ragazzo, Ryo Azuki, il quale dopo l'omicidio del padre medita vendetta, e ci troveremo quindi nel corso dell'avventura calati nei panni di questo giovane ragazzo nella periferia del Giappone dei tardi anni 80, per la precisione nel 1986, in una cittadina Yokosuka, e dovremo investigare per cercare di unire i puntini. Dovremo ritrovare Lan-Di, che è stato colui che ha ucciso il padre di Ryo proprio all'inizio del gioco, nel prologo, nei primi 3 minuti dell'avventura assisteremo all'omicidio del padre di Ryo, e di lì inizierà la sua lunga avventura, il suo lungo cammino che lo porterà fino alla ricerca di Lan-Di, dell'omicida del padre. E il gioco consiste principalmente nell'esplorare quindi la cittadina dove vive Ryo, raccogliere informazioni, parlare con i passanti, e alcune delle caratteristiche peculiari del titolo, che furono per l'epoca straordinarie e innovative, erano la possibilità di parlare con qualunque NPC, qualunque personaggio all'interno della mappa di gioco. Potevi interagire con qualunque cosa, a partire anche dai cassetti, dagli oggetti nella casa di Ryo. Alcune cose non erano contestualizzate ai fini della trama, non c'era un vero e proprio obiettivo, era il tutto pensato al fine ultimo dell'immersività. Per l'epoca avevamo anche una grafica paragonabile a quella che potrebbe essere oggi quella di un Uncharted 4, per intenderci, di un The Last of Us, piuttosto che di un Horizon Zero Dawn o God of War 4, titoli che fanno anche della loro veste grafica così fotorealistica, così spaccamascella, passatemi il termine, il loro punto forte. Bene, anche Shenmue a quell'epoca aveva una grafica veramente innovativa, le animazioni facciali dei personaggi, la città ricostruita così meticolosamente, addirittura le condizioni meteorologiche variabili erano state ricreate secondo i bollettini meteo dell'epoca, quindi se per ipotesi il 30 dicembre del 1986 pioveva nel gioco è perché aveva piovuto quel giorno
del 30 dicembre del 1986 in quella data zona del Giappone, una cosa pazzesca, veramente un progetto ambiziosissimo quello di Yu Suzuki, che avrebbe voluto rendere il suo titolo il più immersivo, realistico, coinvolgente possibile, calarci nella quotidianità di questo ragazzo che si trova a vivere un'avventura, se vogliamo, anche più grande di lui. Un titolo che, come detto, ha diviso molto perché era anche volutamente in realtà, ma molto lento, i tempi erano molto dilatati, nonché alcuni difetti oggi si sono fatti ben più pesanti, ma erano comunque evidenti anche all'epoca, ovvero la macchinosità, la legnosità dei comandi. Uno dei problemi era dato anche dal fatto che il pad del Sega Dreamcast, come potete vedere, aveva una sola levetta analogica, perciò eravamo costretti a muovere il personaggio, il protagonista, con la croce direzionale del gioco, muovere la visuale con la levetta analogica, e non era proprio la cosa più comoda del mondo. Poi ci si faceva l'abitudine come per tutte le cose, però insomma c'erano alcuni ostacoli, una costante lentezza nello sviluppo del gioco, e così come anche la legnosità dei comandi, alcuni sporadici cali di frame rate. E in ogni caso, per quanto riguarda la remastered, è sicuramente un titolo che io volevo prendere, anche perché in primis, da collezionista, da malato di collezionismo quale sono, non solo in campo videoludico, anche in campo musicale, cinematografico, ho sempre avuto la passione per il collezionismo, perciò non potevo non recuperare anche questa edizione per PlayStation 4, anche in attesa del finalmente terzo capitolo che vedremo uscire, salvo ulteriori ritardi, speriamo di no, il prossimo anno. Ma in ogni caso hanno anche svecchiato, per quanto era possibile fare, il gioco, ovvero lo vedremo finalmente con una risoluzione in alta definizione, in HD, e in 16 noni. Le cutscene, le scene, i filmati di intermezzo saranno ancora in 4 terzi, non era possibile fare altrimenti. C'è da considerare che non si è investito molto, non sono state spese molte risorse nello sviluppo di questa remastered, e lo potremo giocare questo gioco oggigiorno con una grafica migliorata, con la visuale in 16 noni, con dei comandi leggermente migliorati, ovvero grazie al pad di PlayStation 4, che naturalmente ha le due levette analogiche, potremo finalmente spostare il personaggio con la levetta sinistra e muovere la visuale con la levetta destra, come siamo soliti fare con la maggior parte dei titoli in terza persona. E di conseguenza hanno reso un po' più user friendly i comandi, così come anche l'interfaccia di gioco, e la possibilità finalmente di salvare la partita in qualunque momento, non solo tornati a casa come si doveva fare nella versione originale per Sega Dreamcast. Insomma, qualche piccolo miglioramento. Il gioco è rimasto ancora solo in lingua inglese, ovvero sarà possibile scegliere tra l'audio in lingua giapponese ed in lingua inglese. I sottotitoli saranno sempre solo in lingua inglese, non sono presenti i sottotitoli in italiano, così come non lo erano per l'edizione originale su Sega Dreamcast. Va detto che è un inglese molto basico, molto scolastico, molto semplice, perciò se avete un minimo di dimestichezza con la lingua inglese lo si capisce tranquillamente. Non saprei se consigliarlo a chi non lo ha mai provato, poiché l'effetto nostalgia canaglia, per chi come me lo aveva apprezzato all'epoca, in quei lontani primi anni 2000, era ben diverso, perciò rispolverarlo adesso a distanza di tempo, anche poter fare un confronto, nel mio caso avendo la fortuna di conservare ancora le edizioni originali per Sega Dreamcast, insomma fa piacere da appassionato di videogiochi, e in particolare della serie Shenmue, che a me ha sempre appassionato molto. Ma non saprei se chi non l'ha mai provato potrebbe ancora apprezzarlo. Bisognerebbe avere una dovuta elasticità per poter passare sopra quelli che sono ormai gli evidenti difetti. È chiaro che è un titolo, soprattutto graficamente, decisamente superato, sono anche passati quasi 20 anni, vorrei anche ben vedere. Bisogna tenere conto però che per l'epoca era veramente all'avanguardia, innovativo, aveva i suoi difetti anche all'epoca, ripeto, a livello di meccanica e di gameplay era legnosetto anche per gli standard dell'epoca, però l'immersività, se si soprassedeva ad alcuni difetti, l'immersività che poteva portarci ancor più nel secondo capitolo, che esplodeva proprio poiché Ryo partiva per un viaggio, veramente ci si ritrovava di fronte ad un gioco ancora più enorme, ancora più vasto, e la sensazione di vivere appunto un'avventura più grande di sé era ancora più evidente, quindi ci si immedesimava ancora di più nei panni di questo giovane ragazzo e si rimaneva ancora più coinvolti dalla sua avventura. Una colonna sonora magnifica, una bella storia e una grafica meravigliosa per l'epoca, oggigiorno superata, leggermente rivista per quel poco che si poteva fare per la sua riedizione, per la conversione uscita oggi su PlayStation 4. In ogni caso, la storia in due parole: la saga ha inizio, di nuovo. Due classici senza tempo per una nuova generazione. Callati nei panni di Ryo Azuki, un giovane esperto di Jiu-Jitsu,
e risolvi il mistero della morte del padre in un mondo aperto che ancora oggi non ha rivali in termini di profondità e dettaglio. Torna l'epopea che ha ridefinito il videogioco moderno. Vi leggo ora in breve la trama del secondo capitolo dalla edizione per Xbox. Ricordo che l'edizione per Xbox conteneva solo Shenmue 2, ma avevano realizzato un film, tra virgolette, che altro non era che un DVD contenente un montaggio delle varie cutscene, delle scene di intermezzo del gioco, e montato a mo' di film per riassumere per quanto possibile la trama del primo episodio, che fino ad oggi era disponibile solo per Sega Dreamcast. Ryo Azuki giunge nella frenetica metropoli di Hong Kong in cerca di vendette e risposte. Qui farà presto la conoscenza di nuovi amici e temibili avversari da affrontare, e ben presto si renderà conto di dover affinare le proprie abilità nelle arti marziali se vuole avere qualche possibilità di sconfiggere il temibile Lan Di, l'uomo che ha ucciso suo padre. Giorno dopo giorno Ryo prepara la sua vendetta, avvicinandosi sempre più alla scoperta del mistero dello specchio della Fenice. Questa in breve era la trama del secondo episodio. Ricordiamo anche il sistema di combattimento era derivato dal videogioco Virtua Fighter 3, anche questo realizzato da Yu Suzuki, e perciò nell'attesa di vedere il prossimo anno finalmente arrivare Shenmue 3 e vedere come proseguirà questa gran bella avventura iniziata ormai 20 anni fa, oggi avremo la possibilità di giocare questo titolo nella sua riedizione per PlayStation 4. Ecco qui la bella copertina. Fra l'altro questa edizione contiene anche un bel poster di Shenmue molto bello. Eccolo qui, il doppio poster che è incluso con la confezione del gioco di Shenmue e Shenmue 2, la remastered dei due capitoli usciti sinora di questa bella serie. Perciò con questo vi saluto. Consiglierei il gioco non a tutti, direi, perché abituati oggigiorno, ripeto, a giochi quali Gears of War, Uncharted, piuttosto che God of War, Horizon, che fanno anche della loro grafica così vicina al fotorealismo, il loro punto di forza, credo che qui bisogna pur sempre capire che parliamo di retro gaming, quindi avvicinarsi con un certo approccio, però per quanto non è sicuramente un gioco per tutti, non lo era neanche all'epoca, poiché come detto aveva questo ritmo compassato, volutamente lento, anche per calarci nella quotidianità di questo giovane ragazzo. Bisognava parlare con ogni personaggio, raccogliere indizi, e la storia piano piano, mano a mano si sviluppava. Questo in particolare nel primo episodio. Il secondo era già un po' più veloce, c'erano più avvenimenti, colpi di scena, però in ogni caso è un titolo sicuramente che ha una sua importanza nella storia dei videogiochi rilevante, che secondo me, se si è appassionati di questo media, è un bene riscoprire. Oggi è possibile farlo attraverso la riedizione per Xbox One, PC e PlayStation 4, perciò con questo vi saluto. Ci tenevo a fare un piccolo video anche dove dire due parole in breve su questa bella serie videoludica che è stata la serie di Shenmue, in attesa del terzo capitolo. Torneremo a parlarne con l'occasione. Per oggi vi saluto e vi rimando ai miei prossimi video. Ciao a tutti e lunga vita e prosperità.